Non vi meravigliate, io sono nata dal riflesso del sole sull'acqua. Sono figlia della rugiada che bagna le piante al mattino. Sono l'anima di questa fonte magica, il suo spirito buono. Bentornati in soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare con la bellezza delle sue protagoniste. Oggi ci spostiamo negli anni 90 e oltre naturalmente per parlare di una vera bomba di bellezza e simpatia, la travolgente Valeria Marini, spesso soprannominata la Jessica Rabbit italiana per la sua bellezza mozzafiato e la sua sensualità. L'hanno definita la Jessica Rabbit in carne e basta. Signori, Valeria Marini! Considerata un sex symbol degli anni 90 e 2000, grazie anche alle sue forme procaci, ha realizzato diversi calendari e ha fatto parlare di sé anche sulle riviste di cronaca rosa, in particolare per il suo rapporto sentimentale con Vittorio Cecchigori. Una carriera brillante. E se pensate che il luccichio sia solo sulle passerelle, aspettate di sentire tutto su Valeria. Lo dico anche e soprattutto per quelli che quando ho messo la foto di Valeria sul post della community hanno commentato che non merita un tributo. Beh, vi sbagliate. Valeria merita e come. Venite a scoprire perché. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata, ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle bellissime, come la nostra Valeria Marini. Nei primi anni 90, grazie agli spettacoli del bagaglino, entra nelle case degli italiani per non uscirne più, ma tra un varietà e una copertina patinata, Valeria continua a recitare qua e là in teatro e al cinema, lavorando anche accanto al grande Alberto Sordi in Incontri Proibiti. Nata a Roma nel 1967, Valeria Marini ha vissuto tra Roma e Cagliari. Si dice che già al liceo sapesse come attirare l'attenzione, forse con quel suo sguardo da diva o forse perché era già un'esperta di selfie, prima ancora che il termine fosse inventato. Dal liceo poi la nostra Valeria ha iniziato a sfilare e a farsi notare, come solo una futura star sa fare. Ha iniziato, come tante giovani speranze, nel mondo dello spettacolo. Ma sapevate che la sua prima apparizione televisiva è stata un vero e proprio show? A soli 21 anni, in un programma chiamato Modella Mai, Valeria si è presentata come Jessica Rabbit. E già da lì si capiva che questa ragazza aveva una marcia in più. Con quella sua risposta pronta e quel sorriso sbagliante ha conquistato tutti, dimostrando di essere tutt'altro che una semplice esordiente. E pensare che allora, chissà come mai, non aveva ancora quelle sue famose labbra carnose. Ah, la natura, che artista! No, non farlo se non lo ami davvero. Questa è la mia fonte e io conosco bene i suoi poteri. Scusateci signora, non vi avevamo vista e non sapevamo che questa fonte fosse vostra. Ma io non vi sto sgridando. Se volete bere, bevete pure. Dopo aver partecipato al concorso Una ragazza per il cinema nel 1990, Valeria ottiene piccoli ruoli in film come Un orso chiamato Arturo e Crack. Valeria ha recitato poi in diversi titoli che hanno messo in risalto la sua bellezza e sensualità. In Abbronzatissimi 2 e In questo mondo di ladri la sua presenza scenica era, diciamo che non lasciava molto all'immaginazione. E poi ci sono Operazione Vacanze e Un ragazzo d'oro, dove Valeria ha dimostrato il suo talento e il suo lato più seducente. Ma è nel 1996 che arriva il ruolo che la consacra come icona di sensualità, Bambola di Bigas Luna. In questo film Valeria incanta con la sua bellezza e il suo carisma, in un ruolo che mette in risalto ogni sua curva, proprio come la celebre Jessica Rabbit. Il mio nome è Mina, ma fin da piccola tutti mi hanno sempre chiamato Bambola. Bambola, chi del tenere che suona fuori, guardami! Bambola è un film che ha fatto discutere per le sue scene esplicite. Valeria Marini in questo film non solo mostra il suo talento come attrice, ma anche un'incredibile sensualità. Il film però non è stato esente da polemiche, con Valeria che ha perfino fatto causa al produttore per la classificazione del film come vietato ai minori di 18 anni. E non dimentichiamo il suo ruolo in Somewhere di Sofia Coppola, un vero e proprio passaporto per Hollywood.
Valeria non è solo una showgirl, ma anche un'attrice, una conduttrice, una stilista e perfino una produttrice cinematografica. Ha raggiunto il successo nei primi anni 90 come prima donna del bagaglino, un trampolino di lancio che l'ha portata verso l'alto nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è un mix esplosivo di teatro, cinema e televisione, mostrando la sua versatilità e il suo talento in ogni ambito. La sua risata è inconfondibile, come i vestitini succinti che indossa anche quando le temperature scendono sotto lo zero, ma Valeria non è la bambola che gioca ad interpretare, perché la sua lungimiranza imprenditoriale è palpabile. Valeria può perdere una battaglia, ma non perderà mai la guerra. Non contenta di conquistare il cinema, Valeria si butta nella mischia televisiva, dal bagaglino a Sanremo con Mike Bongiorno e Piero Gambretti, fino a diventare una presenza fissa in show come Millennium, La notte del 2000 e, ovviamente, chi può dimenticare la sua conduzione Scherzi a parte nel 2007? Valeria in TV è come una tempesta di brillantini, non puoi ignorarla. Ma come abbiamo detto, Valeria non è solo una presenza scenica che non lascia indifferenti, ma anche una donna d'affari e una stilista di talento. Nel 2005 entra nel mondo della moda con le sue linee Seduzioni e Seduzioni Diamond, conquistando le passerelle di Milano e Los Angeles. Per me la donna è una stella e deve sempre brillare, e quindi questo io lo metto nella collezione, durante la creazione, quando scegliamo i tessuti, come deve essere, come deve essere il look. Ovviamente questa è la prima cosa, perché Diamond? Perché la donna è come un diamante, capito? Come una stella, deve sempre brillare. E poi indimenticabile il suo ruolo da testimonial negli spot pubblicitari, dove la frase "videochiamami" diventa un vero e proprio tormentone. Videochiamami! Videochiamala! Nel luglio del 2008 è uscito per Cairo Editore il suo libro autobiografico Lezioni intime, scritto insieme a Gianluca Lovetro, nel quale descrive particolari piccanti non solo della sua vita privata e artistica. Nell'aprile del 2009 è tornata a calcare il palcoscenico del bagaglino come prima donna, insieme ad altre 7 showgirl, per 2 puntate del varietà Bellissima Cabaret Anticrisi, in onda su Canale 5, ultimo spettacolo della compagnia a essere trasmesso in televisione. Per la stessa rete è tra i protagonisti della serie televisiva in 6 puntate Piper, diretta da Francesco Vicario. Nello stesso anno è stata protagonista di un docu-reality in 4 puntate, intitolato Essere Valeria, andato in onda sul canale satellitare Fox Life di Sky Italia, che mostra il dietro le quinte della sua vita. Può essere fisico o mentale. Sì. Così un'altra, vai? Basta! No, è 6 3 quarti. Mi dai un po' di cipria, scusa un attimo. Sandy, vai! Signorita Valeria? Che c'è? Sta arrivando il prete per venire la casa. È la prima diva italiana alla quale viene dedicata una docu-story. Sempre nel 2009 ha recitato nel ruolo di se stessa e coprodotto il cortometraggio Dolls, diretto da Salvatore Arimatea e distribuito nell'anno successivo, ma le sue apparizioni televisive sono davvero tante per poterle citare tutte. Gli atteggiamenti da diva, con le ciglia da cerbiatto, uniti al suo modo di essere semplicemente Valeria, hanno regalato negli anni decine di spunti per delle imitazioni esilaranti. E Valeria non è solo una diva dello spettacolo, ma anche una guerriera. Nel 2021 ha affrontato un serio problema di salute, rischiando di perdere l'occhio sinistro a causa di un foro maculare. Un intervento chirurgico d'urgenza l'ha salvata, dimostrando ancora una volta la sua resilienza e la sua forza. Nonostante le sfide, Valeria Marini non ha mai smesso di brillare. Dalla sua partecipazione a diversi reality show e talent show come Grande Fratello VIP, fino alla sua attività nel campo dell'imprenditoria. Valeria è una donna che non smette mai di sorprendere. Uno dei motivi per cui mi sono trasferito a Roma è perché speravo un giorno di incontrare il mio idolo. E sarebbe? Che sei tu. Grazie. Sei il mio più grande idolo da quando ero piccolo. Quando eri piccolo, cioè, insomma, non esageriamo. Diciamo, cioè, quando eri 5 piccolo. anni fa. Ah, ecco. Ma adesso facciamo un po' di gossip. Valeria nel corso degli anni ha vissuto storie d'amore degne di un romanzo rosa. Ha avuto una lunga e intensa relazione con Vittorio Cecchigori, celebre produttore cinematografico. Una storia d'amore con alti e bassi e momenti di luci e ombre, in cui Valeria ha dimostrato la sua forza e il suo sostegno, specialmente durante il fallimento economico di Cecchigori e il suo periodo di detenzione.
E come in una sceneggiatura piena di colpi di scena, Valeria ha vissuto momenti di grande dolore, come l'aborto spontaneo causato da problemi di salute. Un capitolo della sua vita che ci ricorda che dietro ogni sorriso si possono nascondere sfide non sempre visibili. E poi c'è stata la storia con l'imprenditore Giovanni Cottone. Ricordate quel matrimonio da favola nella Basilica di Santa Maria in Aracolei a Roma il 5 maggio del 2013? Beh, sembrava avere un lieto fine, ma come nelle migliori trame c'è stato un colpo di scena. La coppia si è separata dopo meno di un anno. E poi la Sacra Rota ha dichiarato nullo il matrimonio perché, sorpresa sorpresa, Cottone era già sposato. E sì, a volte la realtà supera la fantasia. Senti, Alessia, t'amerò per sempre, finché il destino non ci separi, il destino crudele, il destino sadomaso. Ma va a cagare. Ma per chi pensava che Valeria avesse chiuso il capitolo degli amori, ecco una nuova svolta. Dal luglio 2023 è in relazione con il politico e deputato di Fratelli d'Italia Gerolamo Cangiano. Perché in amore, si sa, non è mai troppo tardi per un nuovo inizio. Che segno sei? Bilancia. Ah, bello, quindi ami le cose belle. Sì. Che segno sei? Sagittario. Sagittario. Sì. E tu? Toro. Toro. Non capisco niente, però Ah. E così, cari soffittari, chiudiamo il sipario su questa puntata dedicata a Valeria Marini, una donna che continua a essere una forza vivace e dinamica nel panorama dello spettacolo italiano. Valeria, con la sua energia inesoribile e il suo spirito sempre giovane, ci ha dimostrato che il vero fascino risiede nella capacità di rimanere sempre al passo con i tempi, reinventandosi e mantenendo quella scintilla che la rende unica. E cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice. A volte basta un solo attimo di vero amore per dare senso a tutta una vita. Se hai amato una volta, puoi amare ancora. Tu che conosci cos'è il vero amore, vivilo amico mio, non gettarlo via così, getti via anche lei.